i verbi pronominali, i verbi riflessivi diretti, i verbi riflessivi indiretti, i verbi riflessivi reciproci. Potremmo stare qui a parlare per ore dei verbi riflessivi. In questo video vi insegnerò due semplicissimi trucchi grazie ai quali sarete in grado di sapere tutto sui verbi riflessivi, tutto quanto. Non solo vi spiegherò queste due semplicissime cose, ma avremo anche il tempo di vedere insieme una lista dei verbi riflessivi più comuni. Mi raccomando, seguite il video fino in fondo. Prima cosa da sapere: che cosa sono i verbi riflessivi? I verbi riflessivi sono dei verbi in cui l'azione si riflette sul soggetto stesso, oppure lo riguarda. Punto. Ricordatevi questo. Marco si sveglia alle 7, si lava le mani, poi si arrabbia perché è finito il caffè e non può fare colazione. Infine si ricorda che deve andare al matrimonio dei suoi amici. Luca e Maria oggi si sposano. Tutti quelli che ho evidenziato sono verbi riflessivi, verbi in cui l'azione si riflette sul soggetto oppure lo riguarda. Marco si sveglia, Marco sveglia se stesso, Marco si lava le mani, Marco fa un'azione su se stesso, quella di lavarsi le mani, le sue mani. Marco si arrabbia e si ricorda. L'arrabbiarsi e il ricordarsi sono azioni che avvengono dentro Marco, che lo riguardano. Luca e Maria si sposano. L'azione di sposarsi è un'azione che avviene in modo scambievole tra i due soggetti. Luca sposa Maria e Maria sposa Luca. Mi sembra abbastanza chiaro, no? I verbi riflessivi sono verbi in cui l'azione si riflette sul soggetto stesso, oppure lo riguarda, oppure, aggiungiamoci anche questo, avviene in modo scambievole tra due soggetti. Io e Monica ci abbracciamo. Io abbraccio Monica, Monica abbraccia me. Secondo trucco: individua il pronome riflessivo o utilizzalo in modo corretto. I pronomi riflessivi sono quelli che vedete in questo schema e che variano a seconda della persona. Mi, ti, si, ci, vi, si. Cercate di memorizzarli. Se state leggendo o ascoltando l'italiano, dovrete individuare questo pronome. Se state invece parlando o scrivendo, dovrete saperlo utilizzare in modo corretto. La cosa certa è che questo pronome riflessivo deve esserci. Lo ripeto, deve esserci per forza il pronome riflessivo. Non ci piove. L'unica domanda che rimane è: come viene utilizzato questo pronome riflessivo? Dove si trova? È semplicissimo. Il pronome si trova prima del verbo. Vediamo un esempio con il verbo alzarsi. Io mi alzo, tu ti alzi, lui, lei si alza, noi ci alziamo, voi vi alzate, loro si alzano. Il pronome va messo prima del verbo e il verbo va coniugato in modo assolutamente normale, senza eccezioni. Anzi, i tempi composti dei verbi riflessivi sono ancora più semplici, perché va sempre utilizzato l'ausiliare essere. Non dovete nemmeno fare la fatica di chiedervi quale ausiliare bisogna utilizzare. Sempre essere. Vediamo la coniugazione del verbo alzarsi al participio passato.
Io mi sono alzato o alzata. Tu ti sei alzato. Lui, lei si è alzato. Noi ci siamo alzati. Voi vi siete alzati. Loro si sono alzati. Ultimissima cosa. Abbiamo solamente 3 eccezioni in cui il pronome si trova alla fine del verbo, quando il verbo è all'infinito. Alzarsi. È bello alzarsi presto la mattina, con l'imperativo informale. Alzatevi presto che dovete andare a scuola, quando il verbo è al gerundio. Alzandoti presto la mattina, imparerai ad andare a letto prima la sera. Un brevissimo riassunto sulla lezione di oggi. Trucco numero 1. I verbi riflessivi sono verbi in cui l'azione si riflette sul soggetto stesso, oppure lo riguarda. Oppure abbiamo uno scambio di azioni tra i due soggetti. Trucco numero 2. Individua e impara ad utilizzare il pronome riflessivo. Mi, ti, si, ci, vi, si. Il pronome si trova sempre prima del verbo, a parte nei 3 casi che abbiamo visto poco fa. Ora sapete tutto quello che è importante conoscere sui verbi riflessivi. Seguendo queste indicazioni non avrete più problemi ad individuarli, a capire qual è il loro ruolo all'interno della frase e pian piano, imparando a riconoscerli, saprete anche utilizzarli. Per aiutarvi a memorizzarli, ho preparato una lista con i verbi riflessivi più comuni, che comprende i verbi accorgersi, addormentarsi, alzarsi, annoiarsi, avvicinarsi, cambiarsi, chiamarsi, divertirsi, fermarsi, lamentarsi, lavarsi, pettinarsi, preoccuparsi, riposarsi, scusarsi, sdraiarsi, sentirsi, trovarsi, tuffarsi, truccarsi, vestirsi. A proposito, chi mi sostiene su Patreon, nella rivista Ital Magazine numero 14 troverà uno schema di tutta la spiegazione, più la lista dei verbi riflessivi tradotti in inglese e anche alcuni esercizi sui verbi riflessivi. Per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!